Get that I'll go. Game over. Stimatissimi Vapor, appassionati, benvenuti nel mio mondo. Da molto tempo non avevo tra le mani un oggettino così particolare. Game Over 3. Troviamo la consueta pochette nera con la dicitura Sandbox. Una volta aver estratto tutto il contenuto, troviamo due bustine. La prima bustina contiene il nostro tappo a vite, due chiavi esagonali che poi andremo a vedere nel dettaglio a cosa ci serviranno, e due O-ring. L'utilizzo dei due O-ring che vi ho appena fatto vedere verranno posti all'interno della tazza, e qui il modder ci spiega perché l'utilizzo di questi O-ring. Non è un obbligo, ma se si vuole preservare la nostra box, io consiglio vivamente l'utilizzo di questo O-ring. È una sicurezza. Il certificato di autenticità, questo è la versione MOSFET Series, è un manuale in linea generale, le specifiche del suo funzionamento, tutte le raccomandazioni. Abbiamo il disegno della nostra batteria sulla sinistra, dove il positivo viene rivolto verso l'alto, il modello Game Over 3, la data, il tipo di tazza e boccetta installati al suo interno. In questo caso parliamo della Ciappi o Cappi V5 Pro Go, che poi magari piccoli dettagli ve li farò vedere, e il circuito che monta, in questo caso il Bomber Pro. Il secondo è un cotone giapponese, c'è scritto High Quality Vape Cotton, dove viene distribuito dalla Sandbox, quindi una collaborazione italo-giapponese per il cotone. Qui abbiamo un campione che potremo utilizzare. A questo punto non mi rimane altro che estrarre l'oggetto dei miei desideri. Poi andremo a vedere ogni sua caratteristica, ma è qualcosa di incredibile per chi come me ama il mondo del bottom feeder. La Game Over 3 finalmente, e questo è un mio commento del tutto personale ma dovuto, non si avvale più della collaborazione con il modder precedente. Qui finalmente la Sandbox ha potuto dare sfogo a quello che era ed è una sua idea. Quando l'ho vista per la prima volta ho detto che c'era un ritorno alle origini. Parlo del design, della sua estetica, perché ricorda il disegno della prima Game Over, che a me ha affascinato moltissimo, ed è stato effettivamente un ritorno nelle sue forme, ma migliorando ogni suo particolare, migliorando ogni suo dettaglio, tanto da renderla facilmente smontabile per poter intervenire in ogni sua piccola parte, effettuare semplici pulizie o manutenzioni, non più una box chiusa dove non si può far nulla. Mi piace tantissimo il design della superficie superiore con il disegno Sandbox, il tasto bello ampio ci permette, grazie a questa trasparenza, di vedere parte del circuito. Questo sarebbe un Sun Bomber, quindi una collaborazione che ha fatto la Sandbox con gli Omega Vape per fare un Bomber Pro dedicato a questa box. Sono state studiate
tutte le dimensioni per poter rimanere contenuto in questo piccolo spazio. Si vede lo switch, varierà di colore a seconda delle sue funzioni, il pin placato d'oro e in questo momento la nostra tazza priva del suo O-ring che poi andremo ad installare. Boccetta KV5 Go Pro, quindi con un innesto direttamente all'interno della nostra tazza. Anche il tubo nella mia versione in acciaio può essere sostituito, quindi c'è la possibilità di fare del modding a questa box scegliendo altre tipologie di tubi, una vera e propria personalizzazione, ma questo ve lo farò vedere più tardi. Ora che ve l'ho fatta vedere a grandi linee, vi faccio vedere cos'è una KV5 inclusa la tazza. Questa è una KV5 Go Pro, una boccetta bottom feeder con annessa la tazza. Un attacco veramente incredibile. Si estrae facilmente, non ha più la classica cannuccetta, il nostro pin nella parte inferiore della tazza supporta un doppio O-ring di tenuta e la boccetta, cosa particolare, con una bellissima chiusura acciaio su acciaio, ci permette di avere al suo interno un tubicino per il pescaggio tutto in acciaio. E un attimo la storia della Game Over innanzi ai nostri occhi. Game Over 1, eccolo qui, vedete perché vi dicevo un ritorno alle origini come design e caratteristiche molto particolari. Game Over S, il MOSFET con lo Scream, veramente una box strepitosa la Game Over S, per arrivare all'ultima nata, Game Over 3. Acciaio Darling, boccetta KV5, pin placato d'oro. Mamma mia, non vedo l'ora di provarla. Però prima facciamo alcune misure e poi la smonteremo per capire com'è fatta. E diamo inizio alle danze. La sua larghezza massima è un 24 mm, quindi i nostri atomizzatori da 24 mm alloggeranno tranquillamente al suo interno. Per arrivare ai 44 mm per un'altezza di 79 mm. La nostra tazza ha un diametro di 16 mm. Avvalendomi della chiave esagonale, ricordo, data in dotazione, quella cromata, una volta averle allentate le andiamo a sfilare. Sono due prigionieri, tutto acciaio, e grazie a queste sezioni laterali che ci permettono la presa possiamo estrarre tutta la parte superiore. Abbiamo l'esposizione del nostro circuito, che vi posso garantire che la sostituzione la potremo fare anche noi, è molto semplice. Il collegamento del positivo tramite questo filo nero che vedete al centro, mentre per quanto riguarda il negativo del nostro circuito è stato fatto direttamente nel circuito, nella zona inferiore che vedete la basetta di colore verde e la sezione dorata dove viene avvitata
la nostra tazza tramite questo enorme dado. Tutto acciaio, questo mi garantisce veramente un prodotto eterno, facile da smontare, semplice. In questo caso possiamo farci di tutto. Spingo il tubo verso il basso, questa è la mia parte superiore, e vado ad estrarre il tubo in acciaio che nella sezione inferiore ha un O-ring di tenuta. Guardiamolo nei suoi particolari, nei suoi dettagli. Questa è la sua parte superiore. Quindi capiremo che il nostro negativo della batteria, che si troverà nella parte inferiore, non è trasportato nella parte superiore dallo sleeve, quindi da questa particolare copertura, ma è dato da questa sezione qui, dove verrà avvitato, vedete il filetto, il nostro tappo a vite nella parte inferiore, che si prenderà il negativo della batteria e tramite questi due prigionieri lo porterà nella parte superiore, andandosi a collegare direttamente con la parte in acciaio che trasmetterà il nostro negativo. Queste sono le tre sezioni della nostra Game Over 3, con due semplici viti e una chiave esagonale data in dotazione. Vi faccio vedere in semplici mosse come posso effettivamente trasformare la mia Game Over 3. Vado a inserire la mia sezione al suo interno. Mi sono avvalso della parte in acciaio per mettere in battuta il mio tubo. Prendo il circuito, lo predispongo in battuta. Utilizzando la chiave data in dotazione vado a richiudermi la mia parte inerente alla 18650. Questa è già una prima piccola trasformazione che possiamo notare. Utilizzando la boccetta di colore scuro, la mia Game Over 3 semplicemente è diventata un'altra box. Poi, grazie a questo tubo plastico, il peso si è ridotto ulteriormente. Inseriamo l'O-ring sulla nostra tazza, è importante. All'interno della confezione ci sono anche 3 wrap personalizzate Sunbox. Andiamo a inserire la nostra batteria. Prendiamo il nostro tappo a vite. Il nostro circuito è pronto. Inserito un atomizzatore, proviamo a vedere come risponde con questa Fused, valore resistivo 0,3 ohm. Non servono particolari attrezzi per l'estrazione della boccetta. Pur avendo dei guanti, mi porto nella parte superiore e la boccetta esce tranquillamente dal suo vano. Trattandosi di una box rigorosamente come piace a me bottom feeder, a questo punto è doverosa anche la prova dello squonk. Facciamo un test. Devo dire molto soddisfacente. Comprenderete ora la mia scelta di applicare delle sezioni scure sulla mia Game Over 3 in Darling bianco per cercare di creare questi contrasti. Anche l'occhio necessita di essere appagato, ma spinge. Direi proprio di sì. Questa era ed è, lo ricordo, la Game Over 3 by Sunbox. Un gioiello tra le mani.